Allora, mi chiamo Daniel Černý, sono direttore dell'Istituto Storico Slovacco di Roma. È un piacere, anche si può dire un privilegio, di dare un cordiale, anzi un caloroso benvenuto a tutti voi che avete accettato l'invito di nostro caro Samuel per venire e condividere questa gioia. Samuel è un giovane, posso dire anche un giovanissimo, perché nato in 2002 già facevo l'università. È un secondo figlio di sei bambini e siamo molto felici di avere con noi oggi anche i suoi genitori, Don Maroš e signora Radka, ed anche suo fratello minore Filipe. Ma la cosa più importante è che ottobre dell'anno scorso noi abbiamo fatto una apertura solenne di questa sede romana del nostro Istituto Storico Slovacco di Roma. In quel momento, in tanti discorsi si ripeteva un tema, e questo è che questo luogo, durante la vita del nostro amato cardinale Jozef Tomko, era un luogo dell'incontro dei slovacchi. E per noi è adesso un privilegio che di nuovo questo posto può servire per un incontro con un giovane artista, incontro con il suo lavoro, incontro con il Signore attraverso questo lavoro ed anche incontro uno con l'altro. Perché il defunto cardinale ceco Špidlík diceva che la vita è in realtà incontro con gli amici. Per noi voi tutti siete amici e questo pomeriggio siamo molto felici, non solo io ma anche tutti questi che hanno dato un mano per preparare questa solenne mostra. E così allora sono molto felice che posso dare questo benvenuto a tutti voi, a Samuel e tutti quelli che hanno accettato, anche il nostro coro, che siamo qua e possiamo godere un po' questa bellissima arte qua mostrata. Adesso do la parola alla dottoressa Alena Piatrova, presidente del nostro consiglio scientifico dell'Istituto Storico Slovacco di Roma, ed anche posso dire che signora Alena si occupa proprio dell'arte perché lavora per il Museo Nazionale Slovacco a Bratislava, è una esperta per l'arte sacra. La lotta per virtù. No, non è il titolo di un trattato medievale sulla vita morale, ma il titolo della mostra che inauguriamo oggi. Ed è una mostra audace e provocatoria in buon senso. Il giovane artista slovacco Samuel Hriník presenta una serie di illustrazioni sul tema della lotta spirituale. Le singole opere, ognuna accompagnata dal testo dell'autore, lo troviamo nel libretto oppure in fondo alla stampa. Da un lato rivelano il mondo spirituale dell'artista, profondo e ricco, dall'altro lato pongono lo specchio allo spettatore perspicace per riflettere come è la sua lotta per le virtù e se è interessato a qualche virtù. Mi faccio una domanda davanti all'opera di Samuel. Il termine virtù, che oggi è quasi scomparso dal nostro linguaggio, ha qualche significato per l'uomo d'oggi? Nell'arte dei secoli scorsi il tema delle virtù o della cosiddetta moralità era molto frequente. Le allegorie dei vizi e delle virtù rappresentano categorie fondamentali nell'arte cristiana medievale in prospettiva escatologica. Attraverso la lotta, il trionfo degli uni sugli altri, oppure il semplice accostamento antitetico, l'artista intende indurre il fedele a seguire la retta via, utilizzando forme vicine all'esperienza sensibile e quotidiana,
rivestendo la scena di forzature espressioniste. Contempo il tema delle moralità nell'arte, ma non soltanto nell'arte, è stato sostituito da altri temi, tra cui anche dai vizi. Il ritorno delle virtù nell'arte figurativa ci viene offerto oggi da una serie di illustrazioni di Samuel Rynik. I suoi disegni e le sue stampe colpiscono per il loro linguaggio visuale molto suggestivo, per l'iconografia quasi arcaica a lungo dimenticata, e insieme al testo mostrano allo spettatore che questa lotta per le virtù può accadere anche a lui. L'autore è in grado di trasporre la propria autentica esperienza spirituale nelle interessanti immagini e testi spirituali che spiegano il motivo visuale. Il ciclo è esposto nella sua gradazione, che corrisponde al cammino spirituale, dall'inferno al paradiso. Ci sembra di leggere gli esercizi spirituali di San Ignazio di Loyola oppure Santa Teresa d'Aquila. Le composizioni pittoriche di Samuel, realizzate in tecnica il disegno a inchiostro o a penna, sono complesse. Il concetto dei simboli delle virtù o dei vizi fa spesso riferimento al misticismo medievale o alla filosofia antica. Tuttavia, la loro rappresentazione nell'opera di Samuel non aggredisce lo spettatore, ma offre una coltivata metafora visiva e spirituale e invita alla riflessione, porre delle domande e non ci lascia indifferenti. Le opere del giovane artista superano le critiche sia dal punto formalistico che di contenuto. Mi viene in mente un'analogia con la Divina Commedia di Dante. Secondo il poeta, lo scopo dell'esistenza umana è quello di indirizzare l'uomo alla conversione e al cambiamento di vita, per portarlo dal peccato a una vita di grazia che ognuno di noi potrebbe raggiungere. A questo percorso spirituale ci invita Samuel Rynik con le sue opere meditative. Mi permetto dirvi che in persona di Samuel Rynik ho riconosciuto il nuovo talento dell'arte slovacca. A Samuel il mio vivo incrociamento per tanta creatività, per continuare il cammino artistico ed anche spirituale che ha iniziato. A tutti voi auguro una ricca esperienza artistica e spirituale. Anch'io vorrei darvi un caloroso benvenuto alla mia prima mostra che organizzo così personalmente. Proprio in questo meraviglioso ambiente romano e vaticano, desidero ringraziare il signor direttore dell'istituto, la signora presidente del comitato dell'istituto e il signor segretario dell'istituto per aver reso possibile questa mostra in un spazio così splendido e per avermi sostenuto e aiutato nella sua realizzazione. Sono molto grato a tutti voi per aver accettato il mio invito, in particolare al padre Pavel Zvara, padre rettore del Pontificio Collegio Slovacco, padre archimandrita Marko Durlak, ai miei genitori, al mio fratello Filip, ai miei cari amici e tutti voi. Grazie di cuore. Vi do il benvenuto alla mostra di una serie di illustrazioni a inchiostro sul tema della lotta spirituale. La serie, intitolata La lotta per la virtù, o in slovacco Zápas o cnosť. È stato il mio lavoro per oltre 4 anni
È una serie ricca di simbolismo e come l'ha definita arcivescovo Cyril Vasil, vescovo eparchiale di Košice, di una mistica artistica. Spesso impegnativa ed espressiva all'apparenza, ma a mio avviso portatrice di una grande verità sulla vita di ognuno di noi. Troviamoci in queste opere, scopriamo in quale punto della lotta spirituale, della lotta per virtù, si trova la nostra anima e riflettiamo sui nostri prossimi passi sulla via dell'eternità. Grazie mille. Credo che quasi ognuno di voi conosce quella famosa, frase, la bellezza salverà il mondo. Noi crediamo, ed anche io personalmente credo, che la bellezza non sarà così, o non sarebbe così felice, così gioiosa e così bellissima, se sarebbe unica, in senso che solo di un tipo. E per questa ragione la serata di oggi non fa solo vedere la mostra e il lavoro del nostro amato Samuel, ma è accompagnata anche con i canti bellissimi del gruppo del Collegio Russicum, ed anche, piuttosto in librettino che si offre, ci sono i testi spirituali che accompagnano queste singole immagini, e questi testi sono stati preparati da nessun altro che oggi con noi presente Archimandrita Marko Durlak, Archimandrita della Chiesa Greco-Cattolica Slovacca. Per ragioni di salute sono io non degno, ma comunque qua presente, che leggerà i testi preparati da Padre Marco. Allora il primo testo, e dopo seguirà il canto, è questo. Il primo blocco delle immagini è dedicato a una fase nella vita dell'uomo in cui egli cerca i vari piaceri della vita. Questi piaceri sono belli, attiranti, divertenti, ma alla fine producono amarezza e delusione. Uno vorrebbe lasciare questo stile di vita che non lo soddisfa, ma vede che non è facile. Le passioni sono ormai robuste con le radici resistenti. L'uomo si rende conto che si è allontanato da Dio e per istinto si ricorda dei tempi felici quando è stato rivestito di grazia. A questa fase corrispondono i due canti scelti dalla ufficiatura bizantina della Settimana Santa. Nel primo canto, l'uomo che si pente desidera di recuperare il vestito di grazia ormai perduto con le parole: «Vedo, o Salvatore, il tuo talamo adorno, e non ho la veste per entrarvi. Fa risplendere la veste dell'anima mia, o datore di luce, e salvami». Il secondo canto è espressione di un grande desiderio di poter rientrare nel paradiso, dal quale i nostri progenitori sono stati cacciati. In questo giorno, o Signore, hai reso degno del paradiso il ladrone. Illumina anche me col legno della croce e salvami.
parole di Abba Marco. Nel secondo blocco delle immagini esposte possiamo vedere che il Signore non ha chiuso la porta del paradiso davanti all'uomo in modo definitivo. Siamo noi stessi che spesso perdiamo la speranza pensando che il Signore, come un giudice severo, ci ha rigettati e non si fida più di noi. Al contrario, il Signore cerca ogni pecora smarrita pieno di compassione e sempre è pronto a darci la possibilità per ricominciare. Qui possiamo ascoltare un canto di speranza per il grande sabato. Non piangere per me, o madre, vedendo nella tomba il figlio che senza seme hai concepito in grembo, perché io risorgerò e sarò glorificato, e poiché sono Dio, incessantemente innalzerò nella gloria coloro che con fede e amore magnificano te. L'altro canto è già compimento di questa speranza per una vita nuova. L'angelo gridava alla piena di grazia: gioisci, o Vergine pura, lo voglio ripetere, gioisci, è risorto il figlio dalla tomba al terzo giorno.
La parte finale. La terza fase è quella di vittoria. Chi non è ceduto alle tentazioni, oppure anche se ceduto ma poi si è rialzato ed ha scelto la via del bene e della virtù, diventa erede della gloria eterna, del regno celeste, e può dire in se stesso: ho fatto un buon combattimento, ho mantenuto la fede, ora mi aspetta la corona di vittoria. Ma purtroppo, poiché il Signore ci ha creati liberi, siamo noi a scegliere il nostro destino. Luce o tenebre, vittoria o condanna, gloria o disperazione. Beato colui che ha scelto la vita e la luce. Può cantare pieno di gioia: ecco il giorno che il Signore ha fatto, rallegriamoci ed esultiamo, perché Cristo è risorto dai morti, con la morte ha calpestato la morte, e dai morti nei sepolcri ha elargito la vita. Christos voskres.